Alice è una cantata in 7 quadri, per voce narrante, coro di bambini, pianoforte e strumenti a percussione Orff. Il testo è scritto da Francesco Pelosi, liberamente ispirato al classico Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll. Noi l'abbiamo sviluppato in un concetto che abbiamo chiamato il girosogno. Il girosogno che cos'è? È un sogno fatto a spirale, un sogno che continua a ripetersi. Infatti nei 7 quadri della cantata Alice all'inizio di ogni quadro si sveglia e alla fine si riaddormenta sempre, in un movimento circolare continuo. Oltre ad essere una cantata musicale per bambini, ha anche uno scopo didattico. È un'opera che vuole arricchire il repertorio della musica d'insieme nei primi anni di studi. Questa Alice, che era nata nel 2002 con tante sfumature, con tanti interventi dagli stessi bambini che hanno scritto alcune delle melodie, da tutti questi laboratori dove Alice è cresciuta poco a poco, può rivolgersi a un bambino e anche ai suoi genitori, ma anche un'intera classe, a una maestra di musica e anche di scuola elementare. La cantata di Alice è divisa in 7 quadri. Il primo, il girosogno, dove Alice classicamente si risveglia in un prato accanto alla sorella e vede questo coniglio bianco col panciotto e l'orologio a cipolla e lei lo insegue, si butta nel buco e comincia a scendere con un movimento a spirale e a cadere in questo sogno. Nel secondo quadro, chiamato Il perché e i per come, Alice è nella tana del coniglio, ma, e qua c'è già una differenza per dire dal racconto originale di Carroll, nella tana del coniglio arriva il gatto, questo stragatto, questo è il famoso gatto che appare con il sorriso e scompare lasciando solo il suo sorriso, e questo gatto gli spiegherà un po' come funziona questo mondo particolare dove tutte le cose sono sottosopra. Nel terzo quadro, la gara elettorale, Alice si troverà in una strana corsa circolare, in quei luoghi si era appena abbattuto un forte acquazzone, tutti erano fradici e quindi tutti si mettono a correre molto velocemente per asciugarsi. Poi dopo la scena, il quarto quadro, la scena del tè, quella classica, il cappellaio matto, il leprozzo Marzolino e il ghiro, dove si parlerà del tempo. Al tempo non piace affatto essere battuto, gli dirà il cappellaio matto, e Alice protesta dicendo ma a scuola la maestra ci insegna a batterlo questo tempo. Dopodiché la scena sulla spiaggia del vitello tartaruga, con una citazione, ci sarà una danza delle aragoste, o meglio una contradanza delle aragoste, anche per richiamare le origini cubane della compositrice. E dopodiché la classica scena del processo, con la regina di cuore tagliata nella testa, il fante che ha rubato i pasticcini, e l'ultimo quadro, il risveglio, dove ci sarà una scena pressoché identica a quella iniziale. Alice si risveglia, ha di fianco la sorella, passa il coniglio, Alice insegue il coniglio, ma la nostra attenzione a questo punto rimane sulla sorella, che anch'essa si affaccerà a questo mondo delle meraviglie, a questo mondo del girosogno e della spirale.